Oggi andrò in centro a Padova a disegnare con una penna e il mio quaderno bianco. Da sempre ho avuto la passione per il disegno, in particolare per quello realistico, e grazie al liceo artistico e quei piccoli viaggi che ho fatto, mi è venuta l'idea di trasportare su carta dei ricordi di alcuni luoghi. Ho scelto di andare a Padova, perché è la città in cui sono nata, e dopo averci passato un bel po' di anni, posso dire di conoscerla abbastanza bene. Non ho mai guardato a questa città come una turista, non sono mai andata a cercare i particolari o le caratteristiche degli edifici. Ho sempre passeggiato tra le vie, avendo lo sguardo ad altezza vetrina dei negozi. Oggi invece ho voluto guardarla con occhi diversi, andando nelle piazze e nelle vie più comuni, per trovare quegli elementi distintivi che mai prima avevo notato. Siamo arrivati a Padova e abbiamo parcheggiato su un multipiano perché oggi chiamano un po' di pioggia, quindi almeno la macchina è riparata. Ed è più veloce trovare posto. Esatto, sì, non c'è nessuno. Quindi siamo arrivati a Padova e adesso andiamo a cercare il primo posticino in cui fare un disegno. Ma perché ho scelto di usare una penna e non delle matite colorate o dei pennelli? La verità è che per quanto io ami i colori, non sono mai stata così brava con i colori. Con l'inchiostro invece ho subito avuto un legame, un colpo di fulmine, se si può dire. Ed è comodo da portarselo dietro in qualsiasi posto. Non si sa mai in che momento l'ispirazione possa arrivare. Non era previsto che io mi fermassi a comprare delle penne in più. Volevo solo prendere una penna uguale a quella che usavo ultimamente, un semplicissimo tratto pen, nel caso mi si fosse scaricata. Invece sono caduta nella trappola e sono uscita con due nuove penne a china della Unipin, una da 0,4 e l'altra da 0,1. Stiamo girando le piazze, ma con la solita fortuna che abbiamo c'è il mercato ovunque e quindi in molti punti che sarebbe bello disegnare è così. Mercati e là dietro c'è l'orologio. Che non si vede, ma c'è Che non si l'orologio. vede ma c'è l'orologio, lo volevo tanto disegnare. Quindi speriamo Di trovare un bel posticino. c'è questa cosa che ci perseguita, dobbiamo scollarci da qualche cosa, secondo me, perché ogni volta che andiamo da qualche parte c'è sempre un qualcosa. Che ci impedisce di fare quel qualcosa. Proviamo ad andare per di là. La 01 è una meraviglia, con la sua linea sottile, fina, delicata, che ogni minimo tremolio si vede subito e ti cresce la voglia di strappare tutto, ma ti trattieni perché non vuoi ricominciare per la 20ª volta. E principalmente la uso per i dettagli, quei particolari piccoli che con una punta più grande faresti la chiazza di inchiostro. La 04 invece ha un segno più marcato, più grosso e la uso per i contorni, per dare risalto e per fare le sfumature. All'inizio, come vedete, a volte uso anche la matita, per darmi una dritta sulle direzioni e sulle dimensioni da usare, soprattutto quando sono più di un edificio. Uso una matita dal 2011 e ne sono totalmente innamorata, la Staedtler Micro da 0,5 mm con la ricarica per le mine. Abbiamo finito, amore? Primo disegno fatto.
Vesa. È piccolissimo. Dobbiamo parlare. Ah, scusa, ok. Abbiamo mangiato all'universo vegano. È molto buono. È una catena italiana, quindi l'ho trovato un po' ovunque in Italia, soprattutto a Firenze. E no, comunque adesso ci facciamo un piccolo giretto perché adesso per le piazze, a parte che non c'è nessuno, ma fa anche tanto caldo, quindi ci facciamo un giretto e poi andiamo in cerca della seconda location per fare il secondo disegno. Per questo secondo disegno ho scelto una particolarità di Padova che era da tutto il giorno che mi chiamava, il Pedrocchi. Mi hanno affascinata quelle decorazioni in stile gotico e non potevo non disegnarle. Quando ho iniziato, lo ammetto, mi sono domandata perché vado sempre a complicarmi le cose, ma quando ero a metà disegno ho capito perché volevo farlo. Le decorazioni sono tante, molto articolate, e dopo aver preso le distanze ho voluto già da subito fare tutti i particolari con le sfumature per non perdermi nulla e concentrarmi bene in ogni punto. È andato anche il secondo. È stata un po' più complicata questa. Alla fine questo è il quaderno che ho usato e queste le 2 penne comprate, come avete visto prima, al Prosdocimi. Spero che questa giornata possa essere di ispirazione a qualcuno, possa essere piaciuta per quello che abbiamo fatto e in centro qua a Padova, che possa davvero esservi di ispirazione per andare in qualsiasi posto, che bastano 2 penne o una penna nera, un quaderno e un posto in cui disegnare, una sedia come la mia. Ecco, spero vi sia piaciuto e la prossima volta vi faremo vedere altre nostre piccole passioni. Se avete voglia fate subscribe sul nostro canale, ci farebbe tanto piacere se volete essere coinvolti su altre nostre passioni e dateci un vostro parere. Esatto, un piccolo parere su se vi è piaciuto, cosa posso migliorare, perché c'è sempre da migliorare. E mini vassoietto per un dolcettino piccolo piccolo. La verso dolcetto. A me basta che dopo i pasti mi date un dolcetto piccolino, cioè la dimensione di questo, ok? A me basta che mi date una cosa piccolina e sono contentissima. Sono contentissima. Posso per tutto il pomeriggio. Vieni avanti. Spaghetti aglio e olio e il secondo una parmigiana, per favore. Ecco,